A quanto pare l'NSA ci spierà un po' meno, ma Amazon inizierà a leggerci nel pensiero. Io sono Chiara e questo è Tech Break. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Obama ha parlato pubblicamente dell'NSA, suscitando reazioni contrastanti. Pur difendendo l'operato dell'agenzia americana, ha confermato la volontà di riformare le modalità con cui l'agenzia effettua le intercettazioni e memorizza i dati raccolti, specificando che tali dati verranno mantenuti da una non ancora precisata organizzazione esterna. Obama ha dichiarato che il sistema di governo americano è basato sulla premessa che la nostra libertà non può dipendere dalle buone intenzioni di chi governa, ma da precisi limiti dettati dalla legge, e in tal senso ci saranno provvedimenti. Apple risarcirà circa 37.000 utenti per un ammontare di 32,5 milioni di dollari. La società della mela si è infatti accordata in seguito a una causa collettiva intentata per via delle modalità con cui è possibile effettuare acquisti di beni virtuali all'interno delle app per iPhone e iPad. È facile infatti per un bambino spendere anche parecchio in un'app scaricata magari gratuitamente dal genitore, perché entro un certo tempo dopo l'acquisto non viene richiesta una password, ma tali modalità di acquisto sono comunque destinate a cambiare, dato che parte dell'accordo prevede la promessa per il futuro di evitare problemi analoghi con maggiore chiarezza e trasparenza per l'utente. Google ha mostrato un prototipo di lenti a contatto smart in grado di monitorare la glicemia, pensata per i diabetici. Le lenti saranno in grado di leggere i livelli di glucosio dalle lacrime ogni secondo e Google vuole che agiscano come un dispositivo di allarme quando tali livelli si avvicinano a un punto critico. Questo ulteriore passo di Google conferma la volontà di abbracciare oltre allo sviluppo software anche quello hardware, e la società ha dichiarato di essere a lavoro con diversi partner in grado di portare prodotti come questo sul mercato. Amazon ha recentemente registrato un brevetto relativo alla consegna di prodotti agli utenti prima che questi effettuino un ordine. Amazon ha infatti in programma di scatolare e inviare prodotti in base agli acquisti precedenti di un utente, alle visualizzazioni di prodotti nello store online e al tempo di permanenza del cursore del mouse su un oggetto. In pratica è come se accadesse questo. Ma è proprio quello che volevo! Ovviamente tali previsioni potrebbero portare all'invio di molti pacchi non richiesti. E no, non è proprio quello che volevo, e che verranno restituiti. Ma conferma la volontà di Amazon di fornire un servizio sempre più veloce rispetto ai concorrenti, dopo le consegne di domenica e quelle mediante droni di cui abbiamo parlato in precedenza. Il sito Torrent Freak ha pubblicato la classifica dei film più piratati nel corso del 2013, che nonostante i download illegali sono anche film di maggiore incasso. Il film più piratato è stato Lo Hobbit, seguito da Django Unchained, Fast and Furious 6, Iron Man 3, Il lato positivo, Star Trek Into Darkness, Gangster Squad, I maghi del crimine, Una notte da leoni 3 e infine World War Z. Sembrerebbe che almeno negli Stati Uniti il periodo in cui questi film sono stati più scaricati illegalmente vada dalla fine della programmazione in sala alla disponibilità su disco o come download legale, a conferma che potendo guardare un film legalmente si tende in genere a preferire questa modalità. Secondo il The Hollywood Reporter, il film Avatar di James Cameron avrà ben 3 sequel, per i quali i principali attori avrebbero già firmato. Riappariranno quindi sia Sam Worthington nel ruolo di Jake Sully e Zoe Saldana, vista anche nei 2 recenti Star Trek di J.J. Abrams. Del cast farà parte anche Stephen Lang, visto anche nella serie TV Terra Nova prodotta da Spielberg, che riprenderà il ruolo del comandante del film precedente, il che è un po' strano vista la sua morte nel finale. Il primo dei sequel è previsto per dicembre 2016, con gli altri in uscita con frequenza annuale. Bene, per oggi è davvero tutto. Per maggiori informazioni seguiteci su www.techbreak.it, su Facebook, Google+ e Twitter. Un saluto da Chiara!